Stiamo giocando una partita nelle favelas dove è nato Adriano l'imperatore. Ci rendiamo conto? Provate ad immaginare il viaggio a tema calcistico definitivo nella città che più di tutte continua a trasudare calcio ad ogni angolo. Rio. Immaginatevi girare per le strade con la maglia del Flamengo o della Fluminense, sfidare i brasiliani a Copacabana, vedere una partita al Maracanã o addirittura calciare un rigore al suo interno. Tutte esperienze magiche, ma relativamente facili da vivere, con un po' di organizzazione ed un biglietto per il Brasile. Decisamente più improbabile è immaginare di poter entrare in una delle favelas più pericolose di Rio e giocare a piedi nudi con i futuri Neymar e Vinicius Junior, sotto gli occhi di chi, proprio da quel campo, è riuscito a realizzare il sogno di tutti. Non so neanch'io come, ma oggi vi porto con me in un'intera giornata con Adriano, l'imperatore. Attenzione, gli concede il destro, Adriano. Va via Adriano, ancora! Il viaggio per le favelas brasiliane parte da Malpensa, insieme a Duccio, il fiorentino più incredibile che abbia mai conosciuto, nonché coordinatore del viaggio, e altri 14 malati di pallone messi insieme da calciatori brutti per il loro secondo viaggio con la community. Trovate tutte le info per i prossimi viaggi in descrizione. Buona giornata. We go. Prima tappa, aeroporto di Londra. Ora ci aspettano solamente altre 11 ore e mezza di volo. Oltre alle 11 ore di volo, a Rio ci stava aspettando l'ultimo, ma forse più importante componente di questo viaggio, la Manuela. Molto più di una semplice guida turistica, Manuela completava il Dream Team che avrebbe affrontato questi 7 giorni epici a Rio de Janeiro. Buongiorno da Rio de Janeiro, primo giorno, si apre con la visita a un campione del calcio brasiliano che ha segnato anche in parte il calcio italiano. Siamo carichi. Il programma della giornata era molto semplice: incontrare Adriano nella hall di un hotel a lui noto, sperando si presentasse, dato che non è l'uomo più affidabile della storia, scambiare qualche chiacchiera, fare qualche foto e tornare verso il centro di Rio per visitare la città. Arrivati a destinazione. Go, let's go. Tac. Alla fine l'imperatore non ci aveva paccato ed il riassunto di quel momento sta tutta nell'espressione di Seba là dietro. Adriano sembrava quasi più emozionato di noi e con una semplice proposta stava per mandare a farsi benedire l'intero programma della nostra giornata. Cosa vuoi fare? Andiamo a bere? Sì. Sti cazzi. Andiamo a bere. E proprio in quel momento era iniziata ufficialmente la nostra giornata da imperatori. Cosa sta succedendo? Non lo sto capendo. Andiamo a bere con Adriano. Penso non acqua frizzante, ma lo scopriremo. Follia. Partiamo così in direzione del bar di fiducia di Adriano, che in verità si trovava dall'altra parte della strada. Diciamo che si candida tra i giorni più belli della vita. Potrebbe candidarsi. Imperatore, io sono di Udine. Ti ricordi le castagne che hai tirato a De Sanctis in quella partita a San Siro contro l'Udinese? Io non volevo, capito? Non volevi? Proprio quella partita con l'Udinese è stata forse una delle migliori della sua carriera. Una carriera però ricordata più per il potenziale inespresso, scandali e festini. Era quindi ovvio che tutti avremmo voluto sentire le storie e le motivazioni che l'hanno portato dal successo al tornare a vivere nella favela da dove era partito, ma la sensazione era che qualsiasi domanda a riguardo, forse anche comprensibilmente, era indesiderata. Ci ha però fatto capire che Avevo bisogno. Io volevo vivere la mia vita. è ormai noto che la causa principale del suo declino calcistico fu la morte prematura del padre. Amavo il calcio perché lo amava lui. Dopo quel giorno non fu più la stessa cosa. È quello che disse in questa intervista di 2 anni fa. Vim pro São Paulo, né? That's why they don't ever work your ass.
il fatto è che non ce la facciamo a sbagliare, capito? Non si sbaglia nulla. Non c'è verso di sbagliare. È successo l'imprevedibile. Siamo stati invitati alla grigliata di Adriano, che è qua dietro, sulla spiaggia, a Rio. Questa è la situazione. Non ho idea di cosa stia dicendo. Anche secondo me. Qua c'è qualche taglietto di carne. Qua abbiamo il grigliatore. Sfondo mare. Da quello che doveva essere un semplice incontro per 2 foto ci siamo trovati in un multiverso fatto di birra, karaoke e carne. Forse tra le migliori che abbia mai mangiato, e tutto questo offerto con il sorriso dall'imperatore, che nonostante ci avesse già regalato il sogno di fare una grigliata con lui, a breve ci avrebbe fatto un'altra folle proposta. E praticamente adesso ci spostiamo e andiamo nella favela dove lui ha iniziato, dove lui ha iniziato a giocare. Veramente? No, non è vero, viene nel pulmino con noi. Non è vero. No, vado di me. Io non ci voglio credere. Questo è il sogno di ogni bambino che gioca a calcio. E indovinate un po', era tutto vero. Noi viviamo un pezzo di storia del calcio adesso. Sai, è vero. Ci porta donne, però abbiamo fatto tutto. 24 ore con l'imperatore. Non lo so. Ci sembra un sogno. Io ho mezz'ora col telefono in mano di Adriano. Veramente? Il telefono di Adriano. Quanti contatti potresti tirare fuori da sto telefono? Io non so, io sto cercando il codice. In un pulmino in cui tutto era lecito, fumare, bere, saltare e altre cose per cui mi potrebbero chiudere il canale, Adriano ci ha voluto far presente di 2 punti importanti prima che arrivassimo nella favela. Il primo: Adriano ci ha appena detto che se andiamo nella sua favela da soli moriamo. Se andiamo con lui, chill, ottimo. E il secondo: Io sono guida, eh? Come si parla? Guida turistica. Adesso sono tutti uomini, né? Ok. Ragazza no, né? No. C'è 2, 3 che non lo so. Abbiamo proprio preso la zona che è nata Adriano, dove ha giocato le prime palestre del calcio. Quando possiamo fare la foto, dice Adriano, e anche la ragazza. Quando non possiamo fare la foto, non possiamo fare, ok? Dobbiamo rispettare questo nella favela. Va bene? Dove è nato Adriano l'imperatore? Che hanno con le moto più fighe, con la macchina più figa, tutto più figo è sempre gli spacciatori dell'Adriano, ok? La cosa no. con i primi passi a Villa Cruzeiro, considerata una delle favelas più pericolose di tutta Rio, sembrava davvero di essere entrato in uno di quei reportage sul traffico di droga. E infatti nella maggior parte dei casi le favelas sono posti dove a comandare sono le bande di spacciatori che controllano chi entra e chi esce. E uscirne da lì, senza la protezione di Adriano, non sarebbe stata cosa così scontata. Che posti. Madonna. Comunque è enorme, raga. Cioè, questo è tutto. Dietro. Non ci sto credendo. Sono emozionato, sono un po' impaurito. E tu ne hai fatti di viaggi? Ne ho fatti tantissimi viaggi, però una cosa del genere era Assurda, eh? Incredibile. Beh, probabilmente quando ha fatto i primi passi nel calcio non c'era il sintetico, probabilmente, però senza senso, vero? Assurdo, assurdo. In verità il sintetico era piuttosto recente, infatti nelle foto di Maps del 2018 c'era ancora una distesa di terra. Ma al di là del campo era il contesto in cui era inserito a renderlo incredibile. Appena torno in Italia mi capo questa foto. Cazzo, veramente. Nel mentre la nostra presenza e la musica alta avevano attirato qualche nuovo compagno di giornata. È un mix?
Si mette la marijuana all'inizio e poi si fuma la sigaretta, è strana però non si... Perché non si sente troppo la marijuana, perché noi non fumiamo solo natura, non lo fumiamo con la sigaretta. Si è creata una situazione incredibile in cui noi del viaggio andiamo a parlare con i ragazzi di qua, ci chiedono cosa facciamo, foto, incredibile. Chiaramente la comprensione è quella che è perché nessuno di noi sa il portoghese, però bello. Mancava solo una cosa. È arrivato il pallone e la situazione è questa. Nella mia vita non so se avrei mai immaginato di finire una situazione così, onesto, o no? Che vita ragazzi, Madonna. che giornata. Momento di scelta delle squadre. Faccio io il portiere. Goleiro, ok? Let's go. È la cosa assurda che non vedresti mai in Italia una situazione del genere. Ragazzini così presi letteralmente dalla strada a fare una partita con degli sconosciuti è una situazione impensabile da noi. Anche questo è il bello. Cambia la bola! Giocare qualche minuto con questi ragazzi in questo posto rimarrà uno dei ricordi più belli di sempre. Sarà pure un cliché, ma il calcio mette davvero tutti sullo stesso piano. Bambini e adulti scalzi a calciare un pallone con lo stesso entusiasmo. E se sono riuscito a portarvi questo contenuto e a vivere questa esperienza, da un lato va merito a Calciatori Brutti, che già col primo giorno di viaggio ha spaccato tutto, ma soprattutto ad Adriano, che di sua spontanea volontà ci ha portato qua, sempre con il sorriso e con un'umiltà senza pari. Lui è amato anche nel calcio come persona, è una persona brava. Pelé mai stato una brava persona, ok? È stato un bravo calciatore, ma come persona è sempre amato dai popoli. E siamo stati qua ragazzi. Grande! Grazie di tutto, davvero. È finita anche questa avventura, si torna a casa. Obrigado!